In questo video, un Alfa 75 esemplare unico, una GTA M, un Alfa Romeo A12, un motoscafo con motore Alfa Romeo e tanto altro. Ciao amici delle auto analogiche e appassionati dei motori. Oggi siamo qua con Riccardo. Ciao a tutti, io sono Riccardo, proprietario di questa collezione di Alfa Romeo e proprietario dell'officina RR All Garage. Hai molte auto nella tua collezione, ce le puoi descrivere? Allora, quest'auto è una Scocca 3000 America che è stata trasformata IMSA. Sono stati montati gli ammortizzatori regolabili indipendenti e sono state eliminate le barre di torsione. È stato montato il cambio autodelta e diciamo quello che la contraddistingue è questo cofano rialzato e la modifica con i carburatori bicorpo orizzontali. Qua abbiamo un motore elaborato, un 3000 che sviluppa 260 cavalli. È stato costruito un collettore ad hoc in alluminio e sono stati montati quindi i carburatori bicorpo in questa posizione, un po' insolita per la 75, ma diciamo questo motore che è stato definito il violino di Arese, con questa modifica ha un tocco in più. Allora, rispetto al V6 dell'Alfa 6, qua abbiamo i carburatori bicorpo montati in questa posizione per una questione di rese. I monocarburatori venivano montati singolarmente al centro del motore, mentre qui abbiamo questo collettore che va a spostare i carburatori nella parte destra del motore. Diciamo un esemplare unico, è un'auto molto particolare. Un'altra auto iconica, questa Alfetta 2.5, 6 cilindri, monta sempre motore busso, auto italiana da sempre, ha questi bellissimi cerchi Speedline che gli danno un tocco in più, cerchi molto rari in magnesio, originali dell'epoca, che montava solo l'Alfetta e la 037 stradale. Il motore è stato leggermente elaborato, sono stati montati alberi a cam e pistoni stampati e sviluppa 190 cavalli. GTA M, un'auto davvero iconica nel mondo Alfa Romeo, auto vincente, un'auto che ha lasciato un'impronta nel mondo delle corse non indifferente, ispirata alle corse ma stradale. Questa auto ha ogni dettaglio delle macchine stradali con l'aggiunta di varie modifiche da corsa. Sono state apportate modifiche alla ciclistica, autobloccante, pinze maggiorate, modifiche al motore. La classica modifica è la testa stretta con la doppia accensione che porta il motore ad avere circa 220 cavalli. Auto bella per uso stradale con i suoi interni, la sua targa originale, in versione però corsaiola. Iniezione spica con la flangia e il corpo con la ghigliottina. GT 1300 scalino del 69, particolarità il suo muso con questa estetica con lo scalino davanti. Anche questa è un'auto particolare in una colorazione rara con l'abbinamento in interno cinghiale. Auto molto elegante col cerchio GTA, qualche piccola modifica anche a lei a livello di motore e autobloccante che all'epoca non veniva montato, ma che in fase di guida rende l'auto molto più divertente. Questa è la prima auto che mi lega al marchio Alfa Romeo, 7 anni di restauro, è stata curata in ogni dettaglio. La motorizzazione è stata seguita dall'officina Monguzzi con 124 cavalli, motore brillante, un motore elastico e molto divertente nella guida. Alfa Romeo Sprint 1300, una vera chicca, auto dell'88, quindi fine e inizio di una nuova serie, non è più Alfa Sud, monta una meccanica Alfa Romeo 33, quindi abbiamo i freni all'esterno. Questa cosa rende l'auto migliore in frenata perché rispetto alle Alfa Sud c'erano un po' di problemi con i freni interni, di surriscaldamento, quindi è davvero una svolta per quest'auto. È davvero una chicca rara questa macchina, motore generoso, meccanica ottima, non è molto capita da tutti, però è un'auto davvero divertente. Allora Riccardo, dopo aver visto la tua splendida collezione di auto, ci hai tirato fuori una bellissima chicca. Vuoi raccontarci, insomma,
qualche dettaglio su questa splendida imbarcazione? Allora, qua oggi abbiamo una Lucini 3 punti, una barca storica che ha partecipato a diversi eventi di motonautica, principalmente sul fiume Po. La manifestazione più bella che si svolge ogni anno è il Ride Pavia Venezia, una delle più lunghe manifestazioni sull'acqua, 415 km. Queste imbarcazioni venivano usate a correre e soprattutto venivano usate dall'Autodelta per provare i motori. Ecco, quindi insomma l'Autodelta provava i motori prima in versione diciamo marina, per poi insomma svilupparli e andare poi a montarli sulle auto che noi tutti amiamo. Potresti raccontarci anche qualche altro dettaglio tecnico di lei? Allora, questa barca a livello di motore la grossa differenza è che pesca acqua dal fiume, quindi non ha un radiatore, non ha un sistema di ricircolo del liquido, viene pescato, passa attraverso la coppa da uno scambiatore, viene leggermente scaldata l'acqua, l'olio perde il calore grazie al passaggio dell'acqua e poi viene buttata grazie a un tubo all'esterno della barca. Questa barca quando parte non ha sistemi di cambi, ma parte direttamente con la presa di forza innestata. Quindi alla partenza in banchina si parte e si esce direttamente dall'acqua, si va in planata e si raggiunge la velocità massima di 170-180 all'ora. Che ricordiamo, velocità importanti sull'acqua. Ci puoi spiegare automobilisticamente da dove deriva? Allora, questo motore è un motore di derivazione alfetta. Come potete vedere, la roba che lo contraddistingue veniva montato al contrario, quindi rispetto all'auto troviamo il motore girato nel senso opposto. Dall'uscita della puleggia dell'albero motore abbiamo una presa di forza che va a essere innestata o disinnestata sempre al motore fermo per far girare l'elica o il motore. Queste barche venivano motorizzate con motori Alfetta, GT, alcune con i 6 cilindri in linea, alcune con i 6 cilindri a V e anche dei motori Montreal. Quindi insomma Autodelta provava tutta la produzione Alfa Romeo. Esatto. E poi le portava sulle strade. Nelle corse e poi su strada. Portava sulle strade. Come si guida un'imbarcazione del genere? Allora, queste barche sono barche innanzitutto che girano solo a sinistra. Sono barche che non sono state fatte per girare a destra. L'asse elica purtroppo dà delle limitazioni nel fatto, nelle curve, nei circuiti. Quindi nel momento in cui si deve fare una curva sempre a sinistra, la curva viene fatta molto ampia e rilasciando il gas. Quindi insomma una sorta di derapato, una sorta di drifting sull'acqua. Esatto. Allora questa barca quando parte poi va in planata, abbiamo gli scarponi, questa barca è un 3 punti, rimane sopra l'acqua appoggiando solo nelle 2 parti laterali degli scarponi e l'elica. Dopo il rettilineo, lasciando il gas, la barca leggermente si alza dietro, viene impostata la curva, dopodiché dosando il gas si va ad effettuare la curva larga intorno alla boa. Questa è un'altra chicca. Riccardo, dove l'hai trovato? Allora, ho trovato questo furgoncino nella provincia di Milano da un signore che ha acquistato questo furgone conservato, ex furgone Enel, e non è mai stato restaurato, quindi è nello stato originale. Questo qui è un diesel Perkins. Esatto, questo furgone monta il diesel Perkins, 4 cilindri, ormai ce ne sono veramente pochi con questo allestimento. È in perfette condizioni, perfettamente funzionante e non è mai stato smontato completamente, quindi anche il motore è ancora il suo motore originale e ha all'attivo 60.000 km. Su questo mezzo tu hai un progetto particolare. Ho un progetto che ormai da anni ho immaginato e voglio farci un carro attrezzi per trasportare le mie Alfa Romeo. Quindi era un mezzo dell'Enel e mi dicevi che aveva la scala montata. Esatto. Inizialmente era usato dall'Enel, ecco, con questa scala, una scala di 22 metri e i piedi stabilizzatori. Già l'ottima base per fare il carro attrezzi.
Perfetto. Qua ci troviamo nel cuore della nostra azienda. Questa è la sala dove noi costruiamo i pezzi, facciamo i motori, sistemiamo i cambi, revisioniamo i cambi, facciamo le elaborazioni. Come potete vedere stiamo rifacendo questo motore doppia accensione da montare nel GT-AM. Questo motore parte dalla base di un monoblocco di un Alfa Romeo GT 1750, alla quale viene applicato lo spinterogeno GTA, doppia accensione, la testa stretta, alberi a cam e carburatori da 45. Canne e pistoni naturalmente da corsa alta compressione. Oggi, grazie alla scannerizzazione, alla stampa 3D e alla tecnologia che ci aiuta, siamo in grado anche di replicare e rifare pezzi uguali a quelli dell'epoca. Ci sono delle parti, come ad esempio i cerchi, che purtroppo nel tempo si usurano. Usando il magnesio, era un materiale molto delicato all'epoca. E quindi con le grandi tecnologie che si sono sviluppate negli anni si può anche andare a rifare dei pezzi delle auto storiche, ma mantenendo la loro originalità e la loro forma con cui erano state costruite. In questo caso abbiamo copiato il mozzo centrale di un cerchio eta beta esistente, abbiamo fatto una stampata in 3D per andare a verificare gli ingombri e diciamo l'effetto finale del cerchio, per poi andare a lavorarlo in lega. Questo cerchio ha anche la particolarità di essere un cerchio scomponibile e quindi si può andare a creare il canale a seconda dell'auto o a piacimento. Oltre al rifacimento dei motori, alle revisioni, alle costruzioni di pezzi, effettuiamo anche internamente la revisione dei carburatori. I carburatori sono molto importanti per queste auto e quindi poter avere la possibilità internamente di revisionarli fa andare molto meglio le auto e si è molto più sicuri sul rendimento. Si parla tanto delle persone che lavoravano da giovani su queste auto che purtroppo andranno a scomparire, mentre Esatto. tu invece sei l'esempio vivente del giovane che si è messo in gioco e ha cercato e sta imparando tuttora da dei maestri, diciamolo chiaramente, Esatto. e i risultati sono quelli che vedete, quindi direi un'eccellenza. Persone che hanno fatto la storia e che hanno scritto la storia di queste auto. Esattamente, quindi vedere comunque un ragazzo giovane come te con tanta voglia di imparare e di anche comunque mostrare il proprio talento, direi che è questo il mondo che ci piace.